Ciao ragazzi e benvenuti con un video che sicuramente non aspettavate, ma forse non l'aspettavo nemmeno io. Comunque mi trovo al nord Italia, forse chi mi segue su Instagram, su Facebook ha saputo del mio trasferimento qui al nord in zona Milano e con l'occasione sono venuto in una location particolare. Ah, perché questo video? Sarò sincero. Perché sono anni che mi dite: conosci Luca Colombo? Hai mai provato i prodotti della Colombo Audio Electronics? Che ne pensi del triple booster di Colombo o di quel pedale di Colombo? Colombo! Signore e signori, Luca Colombo. Ciao! Ebbene sì, siamo qui nel quartier generale della Colombo Audio Electronics. Sono venuto a disturbare il buon Luca Colombo. Nessun disturbo. Chi mi segue insomma su Instagram ha visto che già qualche settimana fa c'è stato il nostro primo incontro, la nostra conoscenza quantomeno dal vivo, anche perché comunque parliamo via chat o su internet da diverso tempo ormai. Anni. Ormai anni, sono anni. Però ho colto l'occasione per incontrare questo personaggio e oggi vi farò fare un mini tour qui della sua attività e poi parleremo di un pedale specifico. Luca, facci strada, vai. Andiamo. Eccoci qua. Allora, qua intanto vediamo un bel parco chitarre. Le ultime due non mi piacciono. Vabbè, le ultime due è roba scontata, dai, cioè non va bene. Scontata, no, vabbè. Che cosa abbiamo qui, dai? Abbiamo la Miraglia, è una Fender Richie Sambora del 96, è una delle chitarre che vi vado più orgoglioso, ma più che altro per una questione affettiva. È grazie a questa chitarra che io mi sono appassionato di chitarre, diciamo così. Questa piace molto anche a me, lo sai, perché l'altra volta l'ho vista subito, ho riconosciuto subito Le stellone. le stellone, quindi questa è tanta roba, questa piace anche a me. Questa è molto bella, al di là del bello è proprio quella cosa che ti dice È pure valore affettivo, no? Cioè, Valore affettivo, ha un sì. significato, ha un significato. Significatone, anche un po' costosina però. Oggigiorno sì. Dopo 23 anni che la guardavo, io che dicevo la voglio, sono riuscito ad averla proprio a gennaio 2021, grazie a un cliente che mi ha mandato una foto che la vendeva, io ho detto non venderla. Mia. Poi vabbè abbiamo una Fujigen, una di queste chitarre nuove che gli ho fatto scrivere a batipenna.it Luca in giapponese, visto che è una made in Japan. Io sono un cultore un po' del Giappone in generale, mi piace molto, ecco. E questa è una delle mie chitarre preferite da tenere in mano, ecco. Molto bella, molto bella. Carino anche il top. Beh, top clamoroso, top effettivamente molto bello. C'è una modifica che la rende abbastanza Red Special style, perché in questa posizione questi due pick up lavorano in serie, quindi ma la modifica è fatta da? Dov'è? Da Colombo Audio Electronics. Che qui vedo comunque sei molto strato, la strato è un po' una strato. forma, sì, una forma che mi ha sempre incuriosito molto. E questa è un'assemblata con un manico all parts, il battipenna David Gilmour, il DG20, mi pare si chiami. Ispirazione Gilmour sicuramente. Con un corpo 70, sempre fatto a mano, non ricordo nemmeno l'azienda, però è un'assemblata con la quale mi diverto a fare le cose alla David Gilmour quando... Poi questa c'è una strato storica mia, mi fu regalata dai miei genitori in quarta superiore, perché vabbè, qui c'è tutta una storia strana, perché mi promisero che se uscivo dalla quarta superiore senza debiti mi avrebbero regalato una Fender, e questa è la Fender. Ti sei impegnato a scuola quindi? Mi sono talmente impegnato che veramente avevo tipo 4 materie insufficienti, sono uscito senza materie insufficienti. Quindi hai fatto qualche pianto a scuola, aiutatemi vi prego. Più o meno è andata così. Poi qui abbiamo un'altra Miraglia. Chitarre che pesano, questa è la sezione chitarre che pesa, sì, molto. Non sono un amante delle Gibson, ecco, però questa come si può dire che non è... A custom. Sì, questa tra l'altro è una custom un po' particolare perché essendo nel 2008 c'è stato un problema, Gibson stava chiudendo i battenti per via dei legni dal Madagascar. Mi pare che il legno incriminato è quello della tastiera, ma adesso non sono un intenditore, quindi non vorrei dire stupidaggini. Un periodo storico particolare. Sì, è una chitarra che dovrebbe avere anche un valore superiore a quello che dicono. Non che mi interessi rivenderla, quindi non ho interesse di mercato, però... No, ma la cosa è buona perché così so quale chitarre devo rubare dopo, insomma. Cernire. Poi vabbè, questa qui possiamo tranquillamente bypassarla, è una strato della Sterling Music Man. L'ho voluta lasciare così per avere una chitarra con 3 single coil, ecco, certo. Abbastanza simple. Questa invece è già qualcosa di interessante, perché entriamo già nel mondo Red Special. È una chitarra fatta da Kallax,
che è un liutaio nella provincia di Piacenza, e gli ho chiesto di fare uno strumento che richiamasse la Red Special, infatti paletta, l'elettronica ultra particolare può diventare una Red Special semplicemente andando giù con questo switch. Ah, ok, quindi questa è su tue specifiche Su mie specifiche, sì, infatti da qualche parte c'è scritto, per me, vabbè, forse sotto qui. Made in Italy, ecco, sono delle autobloccanti normali, e con questo switch in questa posizione abbiamo una Les Paul, fondamentalmente un humbucker e questi due in serie in parallelo, loro due, e così loro due in serie, come se fosse un humbucker, ecco. La controfase. Vabbè, ovvio. E in questa modalità entriamo un po' nelle mie preferite combinazioni della Red Special, quindi così abbiamo questo qui splittato e questi due in serie, proprio come sulla Red Special. Così loro due in serie, e si può ovviamente andare in controfase con questi due per Keep Yourself Alive e poco altro. E così è solo il pick up al manico che viene utilizzato spesso. Vabbè sì, poi infatti vedo pure i segnatasti rispecchiano bene o male la Red Special, a parte vabbè i tre, ne ha fatti tre al settimo. Perché questa è un'idea di Kallax, voleva fare una specie di croce. Ah, ho capito. Radius però è più grande rispetto alla Red Special, non è 725. Ah, è 725, sì, sono abbastanza amanti di questo Radius vecchio, da strato anche. Se come le prime strato, effettivamente. Prime strato, esatto. Il profilo del manico è da Ibanez quasi. Quindi ci giriamo 3 volte. 3 volte, su per giù. Però io avendo una manina che non è quella che ci si aspetta, mi trovo bene con i manici corti, manici piatti, che è un po' il motivo per il quale io ho scelto di adoperare questo genere di chitarra, parlando di Red Special. E qui ci troviamo di fronte a una BMG, esattamente, convertita. Anno 2008, convertita da un mio amico che si chiama Vladimiro Parmini. Ha fatto una conversione piuttosto valida con un ponte qui, anche io ho scelto di tenere un ponte. Qualcuno qua te l'ha rovinata, hanno fatto una scritta, qualche vandalo. Quando sono andato là mi ha detto "Dio, te la devo firmare". Ma chi era? Uno inglese? Ma sì, Brian Brian lo leggo, poi dopo non so. Sì, ha fatto non aveva neanche voglia di stare lì. Lascia perdere. No, è stata un'esperienza. Andiamo avanti, abbiamo una Red Special di un colore stupendo, io l'ho vista l'altra volta e c'è un colore stupendo questa qui è opera di mia moglie, diciamo così. Ecco, bene, che ha visto una Guyton di questo colore, però perché non la fai? Una moglie che ti dice fai una chitarra, è una cosa inusuale, insomma. Assolutamente, non perdi l'occasione. Vieni qua, facciamo vedere un po' più vicino alla luce, perché praticamente è un verde, ma è un sunburst poi in realtà, no? Sì, sembra quasi nera, no? A vederla così. Sì, in foto immagino che risulti più nera che verde, però dal vivo ha una colorazione molto molto bella. Questa è una Burst? Questa è una Burst non c'è più seriale, perché appunto la verniciatura è stata fatta. Vabbè, ha coperto tutto, insomma. Ma 2001, se non vado errato. Quindi una delle prime. Una delle prime, aveva quel ponte, possiamo dirlo, sceno, no? Il ponte Barnes London Deluxe da denuncia immediata, cioè bisogna essere pure sinceri, perché ricordo che ha fatto tipo una zeppatura qui il liutaio che si è occupato perché Adeson, questi sono gli Adeson, di cui ne vado molto fiero, perché adesso è difficile anche trovare. Sì, ormai sono diventati una rarità. Vero. Il bello di questi, che poi vabbè sicuramente conoscerete il motivo, ma la moneta che picchia contro non crea quel fastidioso clang clang contro il pick up. Io sono uno che zappa, non è che quindi colpisco spesso. Corde che utilizzi sulle Red Special? Che scalatura? Qui apriamo forse una questione un po' dolente. Uso le 09, che vabbè, però sono una persona talmente strana che usa le 09 solo sulle Red Special, mentre sulle scale più lunghe dovrei usare corde più fini, invece le uso più spesse. Uso 010 su strato, 011 addirittura sulle Paul, ma e quindi scelte differenti in base a chitarra, però scelta che va contro ogni logica. Colombo è una persona strana. Che da quest'altra parte un'altra rastrelliera di chitarre. Sì, qui ci sono le economiche, tranne questa Eastman, che è insomma, questa non è proprio economica, è una tipo 339. Mi diverto a fare rockabilly quando poi abbiamo diventi old school con questa. Old school, sì, ma è molto divertente, quindi ci si diverte facilmente con è una chitarra piacevole. Piacevole, esatto. Poi abbiamo gli anni 80 con una Kramer da tipo 150 €, che però fa il suo perché gli ho messo tipo dei pick up della Sur,
ma lì più che altro per divertirmi io e fare cose... Per fare il tamarro. E fare il tamarro. Poi abbiamo uno dei miei marchi preferiti che è Harley Benton. Certo. Perché costa poco. E anche qui ho messo dei pick-up Bacchus per renderla una Les Paul fruibile. E stessa cosa di qui, abbiamo una Les Paul JR Double Cut. Quindi con P90. Vabbè. Questa qui però ha una particolarità di essere una chitarra che io ho comprato l'anno scorso direttamente da Thomann, ma dentro Thomann proprio. Cioè, fisicamente nel quartier generale di Thomann. Mi trovavo in tournée con i Queen Mania e abbiamo deciso di fare una capatina da Thomann e non posso tornare a casa senza niente, allora certo. Ho speso questi 160 euro. Un grande investimento, però vabbè, la chitarra è molto, molto carina questa. È molto carina, di questo colore zucchero, molto carina, sì. Poi vabbè, abbiamo uno strumento che ho assemblato io con la faccia di mia figlia quando è appena nata. Forte. Ho fatto anche un manico, una paletta col marchio per fare degli esperimenti. Certo. Con dei pick up assurdamente Iron Maiden style. Ci sta, qui hai tutta la mia approvazione. Quando si parla di Maiden hai totalmente la mia approvazione. Maiden, sì, insomma, classico humbucker, certo. con il doppia lama. Poi abbiamo, vabbè, qui questa è una Squier di recente produzione, ma è talmente particolare che, come dicevamo prima, io sono strano e mi sono fatto affascinare da questo strumento ed è veramente divertente. Questa ha delle analogie con la Red Special perché ha una scala 6-10. Quindi una delle pochissime chitarre che si trovano ancora con una scala da 610 mm. Attualmente in produzione questa? Attualmente in produzione, tra l'altro molto bello, un po' particolare con paletta reverse, un manico molto sottile, ma a livello proprio si vede strettissimo qui. Strettissimissimo, sì, quello, ma è veramente una sfiziosa. Sì, sfiziosissima, proprio alla grande. Una tele ignorantissima. Una ignorante, ma qui più che altro è perché ho fatto la chitarra alla bambina, poi ho avuto anche il bambino e ho giustamente fatto la stessa cosa con la data. Un maschietto non si mette la faccia, è brutto, no scherzo. Ok, qui abbiamo un paio di acusticone, no, classica, la prima è la classica. Una classica, sì, okay. Una classica e una... Vabbè, la classica è una Gear for Music, è un altro marchio fantastico. Si trovano chitarre ma splendide perché ha un top bellissimo, anche questa qui suona. E quando devo suonare innuendo ho qualcosa che mi permette di farlo abbastanza credibile. Ecco. Questa super acusticona che sembra un prosciutto, che è una Fender Redondo. Ah, ok. Questa la uso per gli acustici anche quando... Anch'essa amplificata, no? Anch'essa amplificata con un bel Fishman. Sì, non è proprio economicissima, è una chitarra sui 500 euro. Uno strumento fruibile, ecco. Però io non sono capace di suonare acustico, quindi... neanche io, non ti preoccupare. Poi questa qui è l'ultima che ho qui, che è un Harley Benton. Ma sei endorser per Harley Benton? No, sono uno che spende una barca di soldi per un Harley Benton. Cioè, invece di dire compro una Fender, no, compro 4 Harley Benton, è la stessa cosa. Al prezzo di una Fender. Al prezzo di una, anche meno. Però con pick up Seymour Duncan. Qui abbiamo un JB, sì, Seymour Duncan e un 59. Ah, ok, vabbè, classica accoppiata, insomma. Ed è anche questa molto sfiziosa, con 24 tasti, ponte fisso, diciamo che la tiri su volentieri. Questo è un wraparound. Ok, ma questo qui quindi è solo per l'intonazione? Solo per l'intonazione, solo di questa parte qui di chord, perché ho pensato che gli altri non si intonano, solo il sol e il si. Sì. Okay, giusto, è una bella idea, insomma. Bellissima, anche il top è... Anche un bel colore. Non è, esatto, non è male, anche secondo me. E questo che cos'è questo qui? Anche qui, vedi, io sono particolare, quindi tocca proprio parlare anche delle cose particolari che non si è filato nessuno, ma siccome ero stanco di portare in giro Vox AC30 molto pesanti di ogni tipo, ne ho avuti fino a 4 negli anni. Masochista, masochista. Molto masochista. C'erano dentro anche dei VR, quindi un po' quindi... un paio di VR, un paio di quelli giusti. La schiena, ma non solo, proprio la pesantezza del dopo concerto. Certo. E allora ho preferito prendere questa serie che è la CC1. CC1, quindi un solo altoparlante da 12. E tu, 12, però tu l'hai cambiato, se non è... Esatto, ho montato un V30. Ok. Per questioni più che di sound, perché tutti dicono come suona no, è per una questione di pressione sonora, perché il V30 è uno dei pochi che può offrire fino a 100 dB SPL. E il Blue Annico stessa cosa, ma il Blue Annico su 30 watt uno da solo non lo puoi montare, perché lo bruci. Certo.
Vabbè, quindi abbiamo il classico pannello della serie CC e qui abbiamo un famoso THD che, vabbè, questo qui preserva l'udito, insomma. Preserva l'udito è un buon compromesso. Sappiamo che gli attenuatori non ci sono, cioè l'attenuatore peggiora. Sì. Bisogna andare sul meno peggio in termini sul meno peggio, sì, esatto. Costano un occhio, ma ricordo di aver fatto un grande affare prendendolo usato. All'epoca c'era questo o il Power Break alla fine? Power Break, insomma. È discutibile la riuscita. Il bello del Power Break è questo qui ha molta più corsa, hai molti più scatti, quindi hai più possibilità di è un po' più versatile questo qui. Questo qui invece, insomma, a parte questo lo switch del deep e del bright, questo qui che è una sorta di noise gate molto carino esteticamente perché si illumina come se fosse un clipping. Sì. Vabbè, questo dopo ce lo sentiamo comunque, perché il pubblico sicuramente vuole sentire la resa, perché poi mi chiederanno sicuramente come suona Red Special con Triple Boost sul CC1, quindi lo dobbiamo far sentire, quindi cominciamo a scaldarlo anche. Anzi sì, esatto, iniziamo andiamo in diretta. A questo punto sì, dai, per forza. Ok, qui abbiamo la parte di effetti, vedo marchi terzi, ma anche prodotti della Colombo Audio Electronics. Lo showroom, esatto, questo è lo showroom. Pedali, questi sono i miei personali, non sono in vendita, anche perché ci tengo particolarmente. Alcune livree, tipo questo Naoto, che è un pedale dedicato al mondo Marshall, quindi un po' lontano dal nostro ambito, ma è uno dei primi che ho fatto e ci tengo, infatti non è in vendita. Però abbiamo ad esempio un 90 Sugar, abbiamo un Mr. Dicky. Ok, questo. Poi questi pedali in ambito Brailleman ne parleremo ovviamente in seguito con recensioni dedicate, perché ovviamente non possiamo fare una cosa tutta in un giorno, quindi abbiate pazienza, li proviamo tutti, li recensiamo tutti quanti. E troviamo anche qualche esemplare dei miei primi cloni, tipo questo Tasty Muff, che sono stato un po' condizionato dal McDonald's, ho fatto il Big Muff mi ricordava il Big Mac, allora ai tempi c'era il Big Tasty e io ho fatto Tasty Muff. Ai tempi facevo anche... il Big Tasty era il panino più buono. Ma veramente, quella salsina lì... E l'hanno levato, l'hanno rimesso mi pare per un anno e poi l'hanno levato un'altra volta. Ho fatto Tasty Bacon, ma non era la stessa cosa. No. Il Big Tasty, qua è il momento nostalgia. Volevo far notare questa cosa. Ai tempi lavoravo in torneria anche, quindi facevo questi... anche i controlli, quindi le manopole. Sì, le manopoline le tornivo io durante la pausa. E il datore di lavoro lo sa? O adesso no, lo sa, gli ho detto se ho bisogno del torno, sì, fai pure, basta che lo fai nella quindi pausa. questo vlog non ti metterà nei guai, insomma. Spero di no. Vabbè, vediamo. Ormai sono passati 10 anni, quindi... In caso facciamo la colletta per pagare la cauzione a Colombo. E poi anche sui pedali devo dire che sono un fan, come per Harley Benton, sono un fan dei pedali anche molto economici, tipo questo B Young che è un phaser. Ricorda parecchio anche il Fox Foot Phaser, perché ha diversi controlli che vanno a interferire sugli stadi. Sì, perché no? Tipo lo pagai, non so se 25 euro. Come un Fox Phaser, quindi. Come un Fox Phaser. Super giù. Senti, mi è caduto subito l'occhio su questo, però. Sì, questo qui forse è stata la mia prima svolta. Questo qui lo progettai iniziai a progettarlo la sera stessa che seppi della scomparsa di Eddie Van Halen e ho voluto così tributarlo con una grafica un po'. Parliamo di un distorsore? È un distorsore, più che distorsore direi amp in a box. Ok, perfetto. Ha un controllo Variac. Il Variac, come sappiamo, insomma, gli appassionati di Eddie Van Halen sa che lui sottoalimentava le sue testate creando questo suono molto più distorto rispetto a quello che offriva una Marshall Plexi. Certo. E ho cercato di replicarlo qui, è stato ben apprezzato un po' in tutto il mondo, quindi ho voluto, ai tempi, parliamo di 2 o 3 anni fa, ho voluto farne uno anche per me da non rivendere, proprio perché ogni volta che lo guardo dico ecco la prima vittoria vera che ho avuto. Molto bello. Poi vabbè, io sono un fan di Eddie Van Halen, quindi infatti subito mi è caduto l'occhio su quello. È stato un rivoluzionatore. Sì. Nel 78, se pensiamo a quei pezzi fatti nel 78, ragazzi, è una follia. Poi abbiamo qualcosa di digitale, abbiamo il multistomp qui della Zoom che viene sempre buono quando bisogna fare cose strane e anche quando magari devo provare dei pedali, ho bisogno di un chorus al volo, non ho voglia di attaccare, vengono buoni. Ecco. L'altra volta mi hai parlato bene di questo? Sì, questo qui è
una replica, se vogliamo, fatta negli anni 80, quindi ai tempi parlare di replica non è che era proprio corretto. No. Il marchio è Laser, penso che anche da come è strutturato voglia... Sì, c'è un lieve rimando a... sì, ogni riferimento è puramente casuale. Esatto. E la cosa molto interessante di questo, vabbè, innanzitutto che è completamente analogico, e poi con questo switch dà la possibilità di avere il vecchio effetto, quello tipico del chorus tipo CE1, dove una linea rimane completamente dry e l'altra completamente wet. Quindi a differenza del chorus in questa posizione, che è quello moderno, chiamiamolo così, certo, anche se è dagli anni 80 che c'è, quindi con le due onde che si accavallano una con l'altra, splitta proprio il segnale. Splitta proprio il segnale, che è molto carino per essere analogico. Boss lo fa, ad esempio quello che usi tu, il CE20. Sì, il CE20, lo può fare, però è digitale. È digitale, quindi, certo. Insomma, questo invece è completamente analogico e mi ha così... Una bella scoperta. Ho trovato anche questo sul mercatino, non mi ricordo se per pochi euro. Ma non era ancora il periodo dove il vibe del vintage, quindi si riusciva ancora erano acquistabili, sì. Poi altre collezioni Colombo, vediamo. Sì, qui c'è un altro esempio di un pedale che ho fatto ai tempi, insomma, Transiberiana, ho fatto delle modifiche, è un Big Muff stramodificato, dal quale poi adesso sto facendo il Muff Blaster, che è molto ripreso da questo pedale. E questo Triple Booster clamorosi. Questo è il primo treble booster a doppio stadio che ho fatto. Ok, quindi comprende il Rocchio e il Wembley in un pedale, quindi possono essere addizionati uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro, e qui feci anche un buffer perché usavo il trasmettitore radio, ma uso tuttora, e con il buffer inattivo mi dava un po' più di controllo sul volume della chitarra. Poi adesso negli ultimi che sto facendo in produzione attuale non lo metto più perché ho sperimentato con un circuitino differente e comunque la risposta è non c'è bisogno. Lì è un altro pedale dedicato a mia figlia. Ecco, infatti e lei la chiamavamo Pimpi perché ancora adesso perché era un po' pimpante. e abbiamo fatto, è un doppio booster. Diciamo che la prima parte, quindi questa, è un overdrive, il classico overdrive da saturare un amplificatore distorto, e qui c'è la parte di booster, però quella lineare, quindi una solo, lo si mette nel send return. Quindi è tipo un clean booster un clean boost, esatto, lo si mette dopo la distorsione, è per questo che c'è un send return nel pedale. E l'ho usato per un po' di tempo, adesso è fermo da qualche anno, ma anche perché non sto più suonando come prima, quindi mi sto dedicando molto di più all'attività. Certo. Ecco. Il Kensington. Questo non ho sentito parlare, questa gente mi ha rotto le palle su questi pedali per tanto tempo, quindi prima o poi andrà recensito questo, poi ci facciamo una prova. Ecco, sì, il Kensington, dopo parleremo eventualmente della storia del Kensington. Questo è un modello che ho costruito solo per me perché volevo anche il canale Brilliant. Quindi così avere un AC30 completo da mettere in pedale. Quindi questo, diciamo, è un simulatore di AC30, un simulatore di AC30, ma da utilizzare con il pre di qualsiasi ampli, non nel return. Quindi sì, è un preamp, ma è ideato per lavorare in collaborazione con il preamp. Diciamo di qualsiasi ampli, poi ovviamente andrà calibrato in base alla risposta dell'amplificatore. Certo, sì, esatto. Diciamo che su un Vox AC30 il cut, se lo si mette a metà, ha il suo valore migliore. Si può anche utilizzare nel return, quindi usando solo il finale, con il cut al minimo. La risposta è non male, ma continuo a preferirlo dentro il pre di una C30, ecco, o di qualsiasi ampli. E questo l'ho già provato pure io a casa, perché il buon Luca mi ha fatto dei doni l'altra volta, lo sono andato a trovare, quindi io in realtà qualche prodotto Colombo io l'ho già provato, ma non vi dirò nulla perché sono una persona pessima, cattiva e tutto quello che volete, perché a tempo debito, non c'è fretta. Sì, ecco, questo qui è stato fatto da me su mie specifiche, perché ai tempi c'era un periodo che usavo la strumentazione digitale, quindi misi un trimmer all'interno, che non è altro che il potenziometro del volume del treble booster, insomma. Però non mi andava a clippare la Moore GE250. Quindi andavi a matchare il segnale d'ingresso e quell'altro. E lo sparavo dopo, in uscita mettevo un booster lineare, ma avevo il suono del treble booster in generale. La particolarità che sto implementando anche sui prodotti in vendita è la batteria al litio, ricaricabile con adesso questo qui è un B, ma si può fare con altri connettori. Ecco, poi, certo. Quindi non c'è più, insomma, lo sbattimento di dover cambiare la 9 volt, ma si carica semplicemente come se fosse un cellulare.
particolare. Come se fosse un cellulare, senza più pensare, oh l'ho caricato 2 mesi fa, adesso magari c'è l'effetto memoria. No, batteria al litio, si carica quando Quindi qua non c'è il test quello che si fa 9 volte sulla lingua? No, non si fa più. Per chi aveva quella soddisfazione con questo orario non ce l'avrà. Anche perché poi la provano gli amici, il bassista gli dice prova a vedere quella batteria lì, allora tutti che proprio Alla fine anche poco igienico. È un limonare tra musicisti unico, no? Ok, qui abbiamo parte di testate, amplificatori. E questo? E queste qui sono casse che non ne ho fabbricate io, ho preso dei legni già pronti, casse già pronte, ma ho montato i coni e allora montando i coni mi sono sentito di dire no, cassa mia, metto il marchio. Ci sta. Una cosa carina di fare questo genere di esperimenti è che scegliendo i propri legni ho notato quanto sia differente, ad esempio questa cassa con un profilo molto sottile rispetto a quest'altra che ha un profilo molto più pronunciato, quindi faccio delle prove anche con la C30, usando altre casse. Ma infatti questo è un argomento interessante perché molti chiedono pure perché gli ampli sono cambiati tanto ultimamente, anche una circuiteria magari ormai consolidata come quella della C30, dice perché cambia tanto il suono negli ultimi amplificatori. È una cosa che spesso, non se ne parla, è proprio il materiale, la costruzione del cabinet che su un amplificatore da chitarra influisce molto. Tantissimo, sì. È un qualcosa che non ci si ragiona molto e non si dà molta attenzione a quel componente, a quella modifica che influisce tanto. L'analogico, quando si dice digitale contro l'analogico, analogico vuol dire anche la fisicità dello strumento, come la chitarra, no? Non si può replicare, non si può fare una chitarra digitale perché la suoni realmente. La stessa cosa sull'amplificatore. Adesso i puristi del digitale in questo momento potranno dire per forza non sai che cosa dire. No, invece è una cosa molto importante perché il suono, la componente sonora dell'ampli microfonato arriva anche da lì, quindi parte di quello che trovi nella venue o nel locale in cui stai suonando, anche seppur poca, arriva direttamente dall'amplificatore. Quindi anche i suoni dei nostri dischi preferiti, quante volte abbiamo detto ma io preferisco il suono del live, perché è normale, perché quello che viene ripreso dal live arriva anche dai microfoni di palco, dai microfoni... Non parliamo di un line out, ma viene preso tutto quello che c'è l'aria dell'ambiente, c'è l'ambiente, c'è il cabinet come risuona il pavimento, qualsiasi cosa. Per quello che noi tendiamo a preferire il live, un po' anche per il vibe, per l'artista che l'intensità, eccetera. Però il suono delle volte bisogna dire che è superiore, ci piace di più proprio per questo motivo, quindi la trovo una cosa che non ne parla nessuno. Poi magari ci facciamo una puntata a tema per i fissati dell'analogico. Sì. Poi oddio, c'è anche l'altra parte della medaglia, che è quella dei super fissati, quando ormai nel 2023 la strumentazione digitale è fortissima, facciamo strumenti che fanno perché io non sono capace, ma ci sono in giro dei prodotti veramente... Sì, ormai ci sono prodotti validi anche nell'ambito digitale, vanno saputo utilizzare e più che altro hanno delle applicazioni specifiche che non sono universali, cioè non è che ormai il digitale va a sopperire l'analogico, sono comunque due mondi completamente diversi, però hanno ognuno le proprie applicazioni. Per saperlo usare bene uno strumento digitale, secondo me è fondamentale conoscere la controparte reale, quella analogica. Bisogna conoscere che cosa dobbiamo replicare. Se no vi trovate a comprare le patch in giro e senza sapere cosa state facendo, siete magari dei chitarristi eccezionali, ma finisce lì, non lo so, io personalmente la trovo una cosa un po'... non completa, diciamo così. E qui ho riportato a casa i prodotti che l'altra volta mi ha lasciato Luca e questi l'ho già testati, ma oggi non parleremo di questo, ma parleremo di questo. Grande. L'unico prodotto che non ha fatto Luca, in realtà il suono, se vi piace o meno, non è colpa o merito di Luca, ma è della Vox. Però c'è una genialata dietro che ne parliamo tra qualche minuto. Qui vabbè non è mai così pulito, no? Oggi è come quando devi trovare qualcuno a casa che metti tutto a posto. Hai tirato fuori pure il servizio buono oggi magari, no? Ma guarda qui come sono ordinate queste cose qui. È il tutto lucido, il calibro pulito, guarda, una cosa si vede che è finto però dai. Sì, no, è fintissimo. Facciamo un po' di casino. Vabbè, comunque è interessante magari far vedere come realizzo i circuiti. Vengono appunto posizionati i componenti questi sono proprio usati, sono pronti all'uso su queste vero board o strip board, si possono chiamare in 6 milioni di modi, dove il componente si monta sul retro e qui la strip viene fresata, quindi non c'è l'effetto capacitivo tipico delle PCB, che è una cosa un po' fastidiosa a orecchio e dura sentirlo, ovviamente non è che parliamo di differenze
però per chi costruisce pedali boutique penso che sia ci fa caso, insomma. Ci fa caso, certo. è un valore aggiunto, ecco, quindi i pedali vengono realizzati tutti su qui, ovviamente l'Unplug no, perché l'Unplug è... Però diciamo, chi di voi ha già acquistato pedali Colombo, sappiate che sono stati realizzati proprio da qui, proprio da qui. Sì. E questa qui? Questa è la pedaliera, la mia pedaliera, quella che pedaliera porto in giro personale quando vado a suonare, anzi. ok. Spostiamola, ecco bella. Abbiamo, ecco, questa è proprio, essendo la pedaliera con cui faccio il tributo ai Queen, ci sono tutti i pedali riservati, dedicati all'applicazione live. Sì, perché per chi non lo sapesse, insomma, Luca è anche un chitarrista eccezionale, oltre che un ottimo tecnico, è anche vabbè, è pure modesto, però è forte, veramente è bravo, quindi cercatelo su YouTube, poi... Non voglio neanche paragonarmi al più scarso di voi, però mi piace farlo, quindi lo faccio. Abbiamo il trasmettitore, certo, quello più economico della Line 6, il G30, che va bene, però ho tipo 3 come si chiamano, trasmettitori. Ok. Io li metto su tutte le chitarre e poi switch il canale, poi switch, accendo, spengo in base certo, è molto più veloce che non stare sì, cambiare tracolla, certo, sì. Abbiamo qui un lingotto che ingot, io lo chiamo lingotto all'italiana, posizionato in verticale invece che in orizzontale, quindi un layout differente. Un layout differente, sempre con la batteria al litio, oppure anche con la possibilità di alimentarlo. Adesso è alimentato, ma generalmente lo uso con la batteria. Ecco, poi abbiamo il Polytune. Ok, il Fox Phaser di Nick James, che conoscete perché è stato recensito anche sul mio canale. Ecco, Nick James, che ringrazio infinitamente per l'aiuto che mi ha dato ai tempi quando iniziai a costruire seriamente pedali per chitarra, che abbiamo fatto uno scambio culturale Italy-UK bellissimo. E collaborazione internazionale. Collaborazione internazionale, davvero. E qui abbiamo un Glen Maniac. Il Glen Maniac sì, è un chorus analogico, è uno dei pochi chorus che realizzo su PCB, per via del fatto che utilizzando solo componentistica analogica un chorus non è proprio semplice realizzarlo in point to point, e allora è uno dei pochissimi prodotti, non è neanche a catalogo, lo realizzo solo via custom proprio perché non voglio promuovere questa cosa del PCB. Ok. E allora io ce l'ho, lo faccio a chi lo chiede. Su richiesta. Poi abbiamo il fried chicken, ecco, questo non ne abbiamo mai parlato, ma è molto interessante perché per quei 25 secondi di assolo di I Want to Break Free, voi che cosa fate? Cioè avete il wow wowone, avete quello che usava Brian, insomma, però si trovano a prezzi assurdi. Sì. Quindi ho realizzato questo affare qui che è compatibilissimo col treble booster, che è quello il principale problema. Quando lo accendi ti fai i tuoi 25 secondi di lo spegni e via, e sei... Adesso poi ci proviamo pure questo, perché forse... Poi ecco, Utopia è uno dei miei pedali a catalogo, e io lo uso per fare l'assolo di Crazy the Thing Called Love, perché mi piace comunque in quella piccola parte di spettacolo avere questo suono rockabilly, no? Il TS9, TS808. Ok, quindi parliamo di un overdrive. Un overdrive molto, insomma, vecchio stile ma molto pulito, se così si vuole dire. Qui abbiamo il Kensington, di cui abbiamo parlato prima, e uso questo gearbox che ho costruito anche qui su mie specifiche. Penso che non interessi a nessuno questo pedale qui, perché c'è sempre il problema di quando vado in giro che suoni la solo e non ti si sente, e allora come fai a farti sentire? Mettiamo il boost, mettiamo il pedale del volume. No, allora ho fatto questo affare qui, gearbox, proprio avere il cambio manuale. Questo è il pedale di quando non ti puoi fidare del fonico. Quando non ti puoi fidare, esattamente. Esatto. Tu lo schiacci, ti fai sentire quanto vuoi con questi due controlli, uno per il solo e uno per la ritmica. Quindi questo è un bel claim, non ti fidi del fonico, acquista un gearbox. E in più c'è un noise gate che ho integrato, sempre per il fonico, perché delle volte non solo non ci si può fidare, ma fanno anche perché quando sente c'è il fruscio sugli quindi è doppio, non ti fidi del fonico e il fonico è rompipalle, compra un gearbox. Esatto. Fonico rompipalle, allora tu attivi il tuo noise gate e sei e il fonico ti ama. Demonize. Ecco, questa è molto interessante. Allora, premetto che questo pedale non lo faccio più, l'ho fatto per me e non lo faccio più. Quindi non vi fate la bocca dolce. Ecco, perché a parte che penso non piaccia a gran parte di voi, ecco, non è un pedale così scontato. Ma è stato molto difficile costruirlo. Avete presente quel pezzo su Miracle che si chiama Chinese Torture?
Ah, ok. Ecco. Quindi è un harmonist sostanzialmente. È un harmonist su 2 canali però. Quindi tu sei consapevole che appena esce il video te lo chiederanno in 1000 persone questo qui? Ma io non cedo perché ci ho messo un mese a farlo questo affare qui e dovrei farlo pagare 6 milioni di euro. Quindi... Vabbè, adesso lo convinco io, dai. Vabbè, questa mi sono fidato di quello che i certo. signori di TC Electronics hanno fatto, Ok. molto comodo perché più o meno come il tuo, Marco, vero? Tipo il DD20, Tipo veramente. DD20, Ok. io ho 4 possibilità più quello manuale. Questo però ha pure l'esclusione, c'ha il kill dry. C'ha il kill dry, sì, che non l'ho mai usato. Ok, non so che c'è. ah perfetto. No, perché ad esempio quello manco sul DD20. Non puoi dare... Sì, quindi questo sicuramente è un po' più versatile, vabbè, anche più nuovo rispetto al... Ma al oddio, DD20. siamo lì, forse qualche anno dopo, un paio d'anni dopo. Infatti ho preso anche il riverbero, che ne ha 2, in alcune circostanze mi piace usare, lo tengo in manuale, uso un riverbero un po' più contenuto, in altre un riverbero magari più lungo, Un po' più arioso quindi. un po' più arioso. Ok, esatto. e questa è la pedaliera di Colombo. Luca, guarda un po' che ti ho portato, va. Ti ho portato questa, va. Così almeno dopo se dobbiamo provare... No. Mamma mia, ma ancora la sto toccando, l'ho già toccata una volta e è stato qualcosa Pensa, e sono stato pure gentile perché non ho pubblicato quel video dove la suoni. Pensa, sono stato così discreto. Meno male. Ma oggi lo pubblico, ma oggi lo pubblicherò. Mamma mia. La Sì, Ferrarona. ma io non conosco il signor Ferrari personalmente, lo conosco ovviamente di nome. Ma Marco, hai fatto un lavoro, cioè veramente. Gli faremo arrivare questo messaggio, dai. Sì. Dopo una ricca suonata ci siamo rovinati l'udito ancora di più di quanto eravamo sordi, insomma. Cose che cazzo. più Sì, Allora, passiamo alla parte seria del video. Abbiamo l'ultimo. Sì, ci sta. Una ragazza. Passiamo alla parte seria del video perché questo sì, la prima parte era un vlog dove lo fa conoscere insomma il tuo mondo, ma la seconda parte parliamo di questo prodottino. Sì. Giustamente dice, certo, partiamo dal prodotto che c'è meno Colombo che gli altri. Sì, effettivamente sì. Ovviamente questo è il famoso e rinomato Vox Unplugged che tutti conoscete. Quindi non mi dilungherò neanche nella parte suonata perché l'ha già provato quel signore inglese riccio con i capelli bianchi che forse è più credibile di me. No, vabbè, non è questione di credibilità, che differenza c'è? Spendo prima 2 parole io. Allora, questo è l'Unplug versione Colombo. Allora, questa è un'idea che, come ti ho detto anche a te, è un qualcosa che avevo immaginato anche io appena è uscito sul mercato il Vox Unplug, nel senso ho pensato è un prodotto che ha tutto quello che abbiamo bisogno noi fissati di Brian May, però in una foggia che potrebbe dar di più. È discutibile. Ecco, Sì, perché insomma quello è giusto, c'era esclusivamente l'utilizzo in cuffia, quindi sul divano, a casa e non più di quello, nel senso per utilizzarlo dal vivo in studio diventava macchinoso, prendere riduttori, cavi, diventava una cosa un po' complicata e perdeva tutta la parte smart di quel pedale, di quell'effetto. Assolutamente, sì. Quindi io dal principio, sono sincero, prima che tu mettessi sul mercato questo, ma poco tempo prima, una settimana prima, ho pensato certo che sarebbe bello averlo in una foggia tipo pedale, quindi sfruttabile anche in studio, live o più comodamente, quindi non per forza attaccato sulla Red Special che io immagino dopo mezza giornata lo spacco sicuramente, cioè ce l'ho sul ginocchio già, normale, no? Lo gira, lo metti qui e lui se lo trovi di qui e te lo trovi. A vita propria. Sì. E quindi niente, poi dopo veramente penso settimana, 10 giorni,
esce fuori il post tuo, Unplug, Colombo. Allora dico, mi ha letto nel pensiero, o è stato un genio, cioè ha fatto il pedale, ha fatto la conversione definitiva, e quindi te ne sei uscito con questo. Ma come ti è venuta l'idea? Cioè, perché? Ricordo che ero proprio lì in laboratorio e ho detto devo andare a fare delle serate, dovevo andare in Germania per una settimana, poco, però ho detto in albergo magari mi voglio esercitare per una scaletta un po' particolare, ho bisogno di, così, nei tempi morti, quasi quasi compro l'Unplug, era appena uscito, spero di trovarlo perché ho detto andrà a ruba, non lo troverai, pochi pezzi, abbiamo trovato, cioè, penso che tutti abbiamo fatto fatica all'inizio a prenderlo. Vabbè, io l'ho comprato abbastanza comodamente. La leggenda proprio, la cosa di questo pedale qui è fortissima, perché quando mi arriva a casa, io come tutte le cose quando arrivano con vendite online eccetera, spacchetto, unboxing, così, metto sulla cuffia e provo. Io la prima notte ho detto, wow, cioè, ma cosa hanno fatto questi qui della Vox? A un prezzo poi irrisorio. Sì, 60 euro, una cosa... Come hanno fatto? Come hanno fatto? È impossibile, cioè... Effettivamente, aprendolo, poi mi sono accorto che il vecchio Tamagotchi degli anni 90 probabilmente è costruito meglio, però... Scusate, Vox. Vabbè, in componentistica che poi magari dura un'eternità, come però ti dà l'impressione di durare, che non so se finisci non si presenta bene. Ecco, non si presenta granché. Detto da un tecnico, insomma, ti lascia un po' così. Lascia un po' così, sì, anche perché io sono abituato a usare tanto stagno, cioè a dare comunque importanza anche proprio alle connessioni, le connessioni. Se non le vedi neanche talmente piccole, non vedi quasi i componenti da quanto sono piccoli, quindi ecco, questo, chiusa la parentesi, sta di fatto che io sono rimasto impressionato da questo suono e ho detto cavolo, c'è tutto il chorus che non voglio dire meraviglioso perché è un chorus diciamo moderno alla Brian, quindi da quando utilizza insomma i processori quelli digitali, quindi non è il chorus vecchio stampo, quello insomma con canale dry e canale wet, ma è un chorus che viaggia su entrambi i canali laterali con l'onda che è ciclica e inversa rispetto all'altra. Esattamente, sì, il chorus quello attuale, adesso non se ne trovano neanche più così facilmente i chorus di quelli vecchio tipo, quindi... però comunque è fruibile, no, è piacevole, se ben tarato è piacevole, va tarato un pochettino, però è quel qualcosa che riempie, che dà quell'effetto di appunto Brian più moderno, ecco. E tornando un po' al discorso, la cosa bella è proprio quanto mi ha colpito. Io ho detto no, questo qui non lo uso per l'albergo, per i punti morti, questo lo uso proprio dal vivo. E quindi l'idea era quella di sostituire il mio equipaggiamento digitale per quando si va in giro così a fare concerti un po' più smart. Certo. Ecco. E lo feci così, per me ci ho messo un po', perché l'idea, sì, semplice a pensarla, semplice, cioè. Infatti qua vorrei aprire una parentesi io appunto sulla grandezza dei componenti. Io ho visto un Unplug smontato, ho visto il lavoro che deve fare Luca per creare qualcosa del genere. Ragazzi, è da manicomio, cioè è una cosa clamorosa, perché andare a modificare un circuito, adattarlo e remotizzare determinati componenti è veramente una cosa che quest'uomo probabilmente lo faranno santo. No, è una cosa... Quindi a livello di ore di lavoro per fare una conversione del genere è veramente qualcosa di molto dispendioso a livello di energie, di tempo e anche a livello di ingegnerizzazione del prodotto. Sì, la cosa bella è che una conversione, non dico che lo rende qualcosa di boutique, perché non è così, però gran parte della componentistica fragile, quindi questi switch che diventano dei veri e propri pulsantoni a pedale, i potenziometri che diventano veri potenziometri invece di quelle levettine lì, quella lì che si sposta, cioè smontando l'Unplug ci si rende conto che sono incollati, cioè c'è della colla. Quindi, no, certo. Anche per l'utilizzo lì sulla chitarra è un po' precario, quello è ovvio. Lo tocchi dentro ed è veramente un peccato. La cosa che più mi ha lasciato imbarazzato è stato proprio il peccato di aver fatto un prodotto veramente ben suonante, perché io non ho problemi proprio a dirlo, ho fatto un lavoro eccezionale,
Però cavolo, in questo modo così plasticoso di presentarlo... Sì, una potenzialità non sfruttata. Non sfruttata, esatto. È un po' come mettere, che ne so, fare un esempio di automobili, mettere un Ferrari, il motore della Ferrari, dentro un pandino. Uno dice sì, vabbè, ho capito, posso comunque andare velocemente, però potrebbe essere sfruttato in una maniera migliore. Mettiamogli una carrozzeria aerodinamica, certo. la sicurezza anche, quindi di non rimanere a secco durante le operatività, e comunque uno chassis in metallo in modo che... Infatti ragazzi, vi posso assicurare, io ce l'ho in mano, ha il suo peso, gli switch sono veramente switch ignoranti, i controlli, cioè nel senso, questo ci andate giù pesanti in una serata, non state con la paura, oddio si smonta, quindi è quello l'approccio differente, utilizzare l'unplug con i riduttori, il cavettino AUX, le cose. Io sinceramente, che punto molto sull'affidabilità e sulla robustezza, soprattutto in una situazione live, sarebbe stato un qualcosa di veramente azzardato. E pensare che io l'ho pensata, tra le mille cose che pensavo quando ho provato per la prima volta l'unplug in versione originale, ho detto quasi quasi adesso compro un trasmettitore per l'in-ear, quelli stereo, e lo collego all'uscita della cuffia e lo mando al trasmettitore e uso questo direttamente attaccato alla chitarra. Certo. Poi dopo fa il modo sveglia, Colombo, cosa c'è? Cosa stai facendo? No. Quindi vabbè, sostanzialmente il primo l'hai fatto per te, per vedere come andava, perché hai apprezzato il prodotto originale, il prodotto della Vox. Esatto, ho sfruttato un po' le mie capacità di fare pedali, facciamole su qualcosa che già c'è, non l'ho mai fatto, proviamo un esperimento. Certo. Ma era per me, non avevo neanche la minima intenzione di venderlo, di farlo per altri. Poi così per curiosità l'ho messo su i vari, non mi ricordo neanche qual era il forum, probabilmente era il Special Forum. Sì, insomma, quelli di settore dove sono tutti fissati. Tutti fissati come noi. Ma ho ricevuto richieste proprio su Messenger, ma a decine di persone che mi scrivevano, ma lo fai, ma quanto costa? Ho detto, no, aspetta, allora devo un attimo programmarmi, non so neanche quanto ho speso io per farlo. Perché io infatti ricordo che c'erano le persone che già da tempo, che cavo devo utilizzare per poter mandare il segnale qui, allora per remotizzare il jack, che faccio? Prendo il jack femmine, devo mettere un cavo, no? Mi ricordo una miriade di opzioni per poterlo rendere tipo pedale, ma tutte comunque opzioni che un po' precarie. No, ma poi anche averlo lì, dai, non puoi smanettarci qui, cambiare i suoni, non sai neanche dov'è, lo perdi. No, è un po' scomodo. Sì, averlo invece come un pedale, che poi neanche grande, non è una pedaliera, è un pedale doppio. Sì, ragazzi, come dimensione è come un paio di triple booster messi uno vicino all'altro. Sì, esatto. Quindi è un pedale vero e proprio, non è una pedaliera. Con l'affidabilità Cioè il prodotto che può essere calpestato. Ecco, forse l'unico componente, mi sento di dire un po' così, la levettina può essere... Che comunque è una leva, ragazzi, veramente robusta. Ok, allora, visto che parliamo un po' delle caratteristiche del pedale, analizziamolo un po' più da vicino. Come è composto il pedale convertito dalla Colombo Audio Electronics? Ecco, questo è come l'ho pensata io originariamente, però teniamo sempre a bada, sempre a mente che tutti i miei pedali vengono realizzati uno ad uno, quindi chi ha esigenze di, non so, avere il gain di qui, la levetta qui, per assurdo il jack sopra, se si può, se lo spazio lo consente, io sono disponibile ad accontentare qualsiasi. Quindi diciamo questa è la versione standard, ma sono ovviamente customizzabili in base alle esigenze del Assolutamente, sì. Ecco, io credo che questa sia oggettivamente un po' la cosa, la layout, la disposizione più sensata, cioè che questo tasto qui, questo pedale non lo userei quasi mai. Se decidi di usare un treble booster esterno sarà sul verde, se invece vuoi usare il suo è qui, ma non è che lo accendi e spegni frequentemente durante un concerto. Sì, diciamo è un qualcosa che lo decidi a monte, prima di iniziare la data, sai, se utilizzerai un triple booster esterno o sfrutterai il triple booster simulato all'interno del pedale. E comunque, che ne dicano, ne ho sentite un po' di tutti i colori, che non è tanto bello, che non ha gain. Io non sono tanto d'accordo, è vero, è un po' più scarico magari di un treble booster ben pensato. Certo. È comunque un treble booster analogico. Sì, no, ha una sua sonorità. Poi il triple booster, come al solito ragazzi, non c'è il triple booster buono e quello cattivo. È anche questione di gusti, quindi in base ai volumi, in base al tipo di chitarra, in base anche allo stile del chitarrista. Esatto. Quindi se vi va bene il triple booster interno, è un buon triple booster ispirato mediamente a un triple booster scarico come un Touring, una cosa del genere, insomma. Se avete altre necessità, spegnete il triple booster interno e mettete quello che volete. Ad esempio un Rockio, un Wembley. Ecco, poi cosa si presenta? Vedi, qui
i 3 controlli e la levettina che consente innumerevoli operazioni, che sono le stesse dello switch multifunzione sull'unplug, cioè in su si alza qualche parametro, in giù si abbassa qualche parametro. Viene utilizzata sia per le backing track, quelle presenti all'interno del pedale, poi c'è anche We Were Rock You, c'è c'è Another One Bites the Dust, c'è una parte di cioè come se fosse un Keep Yourself Alive. Insomma c'è una drum machine all'interno. Esatto, è molto carino per chi vuole magari passare delle belle ore a smanettare e sa che perde tutto il weekend. Questi pulsanti sono quelli che ho lasciato più in vista. Uno è per il tap tempo, che consente di cambiare proprio anche la velocità dei chorus, la velocità dei delay, perché dispone anche dei delay tradizionali, quindi non per forza il delay da 800 a 1600. Sia il delay, che qui è nominato proprio come delay, quindi il delay a 3 parti, quindi segnale originale, prima ripetizione e seconda ripetizione secca, che teoricamente ne mettiamo a 800 e 1600, ma col tap tempo possiamo anche allungare o diminuire l'intervallo. Che non è una cosa così stupida, Ecco, l'unica cosa negativa è che poi quando ho bisogno nuovamente dell'800 1600 devo farlo col tap tempo, quindi devo averlo proprio nelle orecchie. Però ad esempio chi ha in scaletta brani come These Are the Days of Our Lives, perché no? Cioè lì c'è un delay che non è 800 1600. No, certo, rispetta il tempo della canzone. Rispetta il tempo della canzone. Poi a livello di delay abbiamo un secondo delay, in realtà che qui è nominato come eco, ma è uno short delay, un reverber eco. Sì, che potrebbe anche essere utilizzato su These Are the Days, anche quello, perché non è male. Su assoli, non so, tipo You Don't Fool Me, quindi dove vi serve un po' più di ambiente. Esatto, che in studio adesso Brian May non è vero che non aveva, allora perché Brian May aveva il box che è nudo e crudo così, i delay erano a monte, non bisogna mai usare delay sul suono di Brian May, anzi, cioè questo è un delay messo in post, quindi può essere utile anche per una situazione live, perché magari abbiamo bisogno di riempire un po' quando noi facciamo il solista, perché non abbiamo altre chitarre mediamente, nei tributi non abbiamo il secondo chitarrista, o semplicemente perché in studio magari necessitiamo di uno short delay e non vogliamo metterlo da banco, lo mettiamo direttamente dal pedale. Ed è veramente interessante perché va proprio ad aprire, si sente questa coda che cioè ci si sente bravi anche se non lo si è, ecco, dice uno che... È tipo quando facciamo gli assoli col wah. Quello è imbattibile, Ok, l'altro effetto che vedo nominato come 4 è il phaser. Sì, che in realtà io
non trovo essere un phaser puro, perché anche questo si trova in post, quindi crea un po' più un effetto flanger. Insomma, qui dovremmo aprire tutto un dibattito. Sì, che comunque va a replicare l'effetto paro paro che c'è sul disco su Keep Yourself Alive, è proprio quello il suono. È identico. Quindi non è il Fox Phaser in realtà, ma è il phaser, chiamiamolo phaser, Sì. che sentite proprio sull'album su Keep Yourself Alive. Ok, il quinto effetto qui è nominato come chorus è sostanzialmente il suono standard di Brian, quindi in stereofonia, quindi col segnale centrale dry e left e right con l'effetto. In modulazione una in controfase all'altra, da non confondere la fase della chitarra, cioè controfase penso. Una sinusoide va su, quell'altra l'altra va scende giù. Ecco. Una rotazione abbastanza tipica, ecco, sui suoni di Brian May. Un po' più moderni. Un po' più moderni, sì, da quando ho iniziato a usare il Tis Electronics, Sì. insomma. Questo è un chorus che a me non dispiace, sono sempre un fan del chorus vecchio stile, quindi col C1, però ho notato che con un'intensità piuttosto bassa, quindi attraverso questa levetta che vedete qui, si riesce a tirare fuori un chorus che secondo me non è molto invasivo e lascia comunque un suono piuttosto genuino senza scadere nel plasticoso. Sì, sì, sì. Perché un attimo, tirarlo su troppo è un controllo che rende il suono, non che viene degradato, ma viene troppo digitalizzato. Sì, si nota più l'effetto del suono originale. Sì, esatto, il famoso si sente che è digitale. Esatto, è quello. Là scatta la frase, si sente. Si sente che è digitale. Mentre il primo effetto è dry, è il più semplice, parliamo ovviamente del canale dritto, quindi un solo amplificatore. Sì, sostanzialmente poi l'ordine degli effetti è ciclico, quindi si arriva da 1 a 5 e poi si torna un'altra volta al segnale dry a 1. Sì, quindi conti, sai che sono 5 effetti e devi passare, che ne so, dal chorus al delay, sai che io lo so già, premo 2 volte, pam pam, e so che vado a dry e poi passerò a È delay. la stessa operazione che si fa poi col dispositivo quando è attaccato alla chitarra, Quando è attaccato alla né più chitarra. né meno. È molto interessante anche il fatto che i ragazzi di Vox hanno fatto queste operazioni seamless, quindi senza nessun tipo di click o di interruzione del segnale. È vero. E non è da tutti, cioè anche processori anche molto costosi, anche Sì. Helix ad esempio di Line 6 è
piuttosto valido, però si sente quel gap lì. Sì, vedete il classico buco che sentite quando passate da un preset all'altro, quindi qui non è presente, è un continuo a livello sonoro. Quello che i più anziani come me si ricordano come buco MIDI, chi ha vissuto gli anni 90. Esatto, il famoso buco MIDI. Ecco. Qui non c'è nessun tipo di buco MIDI, anzi non c'è nessun tipo di rumore. Lui cambia, senti solo l'effetto che entra e anche addirittura con un minimo di fade, cioè una cosa che ho... Sì, non c'è neanche lo stacco netto. Non è netto, arriva e lo senti, è molto interessante. Sì, fatto, sì, è vero. Ok, a livello di altre, vediamo un po' come è fatto il pedale, ovviamente all'input mono, entriamo con la chitarra, diretti dalla chitarra se vogliamo sfruttare il triple booster integrato, oppure mettiamo un triple booster prima e poi entriamo nel pedale. 2 output, allora qui vedo che output L, c'è scritto anche headphones. Esatto, per un utilizzo al pari dell'unplug, quindi per l'utilizzo in cuffia, quindi abbiamo il suono stereo e lo mandiamo ad una cuffia. Che non è da sottovalutare, perché comunque si presta bene anche per esercitarsi, per passare dei bei momenti con la chitarra, non per forza per fare le rockstar. Sì, perché sostanzialmente poi il suono che genera questo pedale ha anche integrata la simulazione del cabinet, perché non è un puro segnale audio, ma c'è tutta la simulazione dell'amplificatore, quindi è un suono già bello e pronto. È interessante anche quella tua segnalazione dopo che l'hai provato, sì, che mi hai detto è un ottimo suono, ma proprio bello già confezionato, quindi lo vedo è ottimo anche per una registrazione da studio, perché effettivamente quando vai live non hai la necessità di equalizzatori o cose... Sì, perché comunque vai sull'impianto e quindi poi comunque verrà ricalibrato magari dal tecnico del suono, comunque sia l'ambiente fa la sua parte. Sì, lì è un lavoro del tecnico del suono. Esatto. Questo è un prodotto già pronto. Se tu vai in scheda audio, entri nel PC, non ti devi poi sbattere, ok, simuliamo l'ambiente, simuliamo il cabinet, simuliamo i 2 altoparlanti da 12 pollici, questo è già pronto. È già pronto così, io l'ho anche analizzato, l'originale con un analizzatore di spettro e si vede proprio la curva che ha dato al simulatore di cassa, proprio dà un grande risalto alle 500 Hz, cosa che si fa in studio, cioè nessun amplificatore da chitarra spinge sui 500, ecco, più che altro sono nel Vox magari è un po' più in basso, ma normalmente sono i 2000, 2005, ecco. E i 1600 tagliati per andare poi sui 5000 spruzzati belli in alto, ecco, proprio per creare questo effetto tipico dei Blue Alnico più che del Vox, ecco. Perché se prendi un Vox e lo suoni con i V30 come un'altra enfasi, mentre il Blue Alnico proprio spingono tanto su questi estremi di banda, perché comunque sono altoparlanti di un'altra epoca, ecco, quando ancora la chitarra non era concepita come faccio l'amplificatore da chitarra, erano degli altoparlanti un po' per tutto, sì. Poi vediamo qui in cima ovviamente c'è l'alimentazione che ricordiamo sul Vox Unplug è ovviamente esclusivamente a batteria, qui c'è la predisposizione per un jack classico tipo Boss. Tipo Boss, 9 volt, meno centrale, molto importante perché insomma è capitato. La maggior parte... Bruciate è colpa vostra perché è Boss. Non è capitato di aver visto qualche condensatore proprio me l'ha mandato indietro, cosa hai usato? Mi fa la foto del trasformatore, è più centrale. Sì. E invece vedo nella parte inferiore di questa unità specifica hai messo anche l'aux in. Sì, l'aux in lo rendo acquistabile, diciamo così, un optional. Costa 15 euro, adesso neanche me lo ricordo, ma è un prezzo simbolico perché per portarlo fuori l'aux in bisogna fare tutta una lavorazione un po' particolare, non è così semplice come se il resto fosse facile. Come se il resto esatto. No, però porta via un paio d'ore di lavoro, quindi penso che sia giusto renderla così, opzionale, anche perché non a tutti serve. Io stesso la mia unità non ne avevo bisogno della. Vabbè, diciamo alla sua utilità, se volete mandare, non so, una backing track e la volete ascoltare direttamente dalle cuffie, avete anche l'opzione dell'aux in. Ok, altri optional a richiesta su questa conversione? Allora sì, ne sono capitati, ne capiteranno anche altri, quindi libero sfogo alla fantasia, anzi a me dà sempre quella marcia in più quando mi si chiedono cose particolari perché possono anche servire a me. In ogni caso
nella mia esperienza ho fatto conversioni con ad esempio questa parte dei potenziometri a destra perché la preferivano così, Ok. e ne ho fatto uno molto particolare con la possibilità di inserire la pila esternamente Quindi con la 9 volte. con la 9 volt sia l'alimentatore sia la pila 9 Ok, quindi doppia volt. alimentazione. Ok, veniamo invece alla parte dell'ordine. Come funziona? Io devo avere un unplug già di mio, fare la conversione, lo posso acquistare direttamente da Colombo Audio Electronics che lo acquista e poi fa la conversione. Come funziona? Esattamente, è disponibile, l'ordine si può fare in tutti questi modi, e si può acquistare direttamente sui vari siti, se trovate anche ottimi prezzi, cioè ho visto che ci sono anche delle 59 euro addirittura, ho visto sempre quando si trova, perché io pensavo che facessero 1000 esemplari, invece ho visto dei seriali interni, perché aprendoli, che hanno già superato i 1000, quindi è una buona C'è stata speranza. una richiesta maggiore, quindi continueranno Continuano a fare per fortuna, così Certo. ecco, ci sono diversi prezzi, quindi se preferite anche acquistarlo per conto proprio, poi ti mandano un'unità a te per la conversione. e io lo converto, Ok. ecco. Altrimenti, visto che comunque è acquistabile sul sito, c'è scritto anche lasciate che sia io a acquistarlo per voi. Ok, ricordiamo il sito? www.colomboaudioelectronics.it. Ma questo ve lo lascio anche nella descrizione del video, così siamo sicuri che non c'è errore. Ecco, sì, anche perché è molto interessante il sito, sto sempre attento ad aggiornarlo con cose nuove, news, pedali nuovi, insomma è interessante anche ogni tanto andare a darci un'occhiata, non per forza per acquistare, certo, poi se acquistate. Non male. Sì, direi che lo sbattimento è inferiore se lasciaste che sia io a occuparmi anche dell'acquisto. A volte i tempi d'attesa per averli sono elevati, e poi non più di tanto, parliamo sempre, siamo nell'ordine di un mese, ecco, a volte un mese e mezzo. Adesso sotto Natale sicuramente andiamo in un periodo dove i tempi crescono perché C'è più richiesta. c'è più richiesta, poi Natale, c'è il mese di dicembre che di solito negli ultimi 2 anni ho dovuto proprio abbattere gli ordini, non potevo prenderli, se non addirittura a febbraio, neanche a gennaio. L'ultimo anno ho mandato gli ordini, mi chiedevano per Natale, a febbraio, allora ho perso magari anche delle vendite, però Vabbè, nel momento in cui una persona ti chiede di fare l'ordine, ovviamente tu dai già un tempo di attesa previsto per io pedale. contatto sempre tutti, proprio personalmente, dicendo quando è previsto, Perfetto. quando viene schedulato, ecco. E sull'acquisto dell'unplug dicevamo la cosa migliore da fare è che sia io ad occuparmi dell'acquisto, perché anche se lo acquistate voi magari potete anche risparmiare quei 3-4 euro, lo trovate magari su siti, adesso non facciamo i nomi dei siti. No, certo, però su siti magari con prezzi validi, però poi c'è lo sbattimento di andare all'ufficio postale, inviare il pedale, pagare, quindi quello che avete si risparmiato magnifica tutto il risparmio che c'è stato a monte. Esatto, piuttosto una cosa che consiglio di fare, che mi sento sempre dell'idea di consigliarlo, perché comunque il prezzo è relativamente molto basso, quello dell'unplug, è sempre di avere 2 unità, quindi voi compratelo, sentite come suona questo affare qui e dopodiché vi renderete conto da soli che è un peccato averlo lì così, quindi dopo deciderete voi se mandarmi la vostra unità o se eventualmente tenerlo così e ne fate un altro apposta per l'utilizzo dal vivo o per circostanze che meritano qualcosina più. Certo. Quindi ok, penso che bene o male abbiamo detto tutto su questo pedale che vabbè a livello sonoro, di funzionalità bene o male è già conosciuto perché è l'unplug. Abbiamo fatto capire le potenzialità e l'utilizzo con questa veste da pedale, da pedaliera quindi. Per altre domande, dubbi, curiosità o informazioni ovviamente possono contattare direttamente te. Direttamente, sono io che rispondo a tutte le email o anche i messaggi WhatsApp. Anzi sono sempre contento di parlare anche solo per curiosità, informazioni eccetera. È una passione oltre che un lavoro, quindi sono sempre contento di conoscere anche nuove persone. Certo. È bello. Ok, quindi poi lascio in descrizione quindi sia il tuo sito internet della Colombo Audio Electronics, tu sei presente anche su Instagram, su Facebook. Sì, esatto, Instagram, Facebook, ho un piccolissimo canale YouTube dove metto le mie prove, le mie sperimentazioni, che però è un canale molto piccolo che lo uso proprio giusto per divertimento mio, però aiuta magari a sapere qualcosina in più. Certo. Anche se un cliente magari ha una necessità specifica e puoi soddisfarlo tu con un video, immagino.
Sì. puoi fare tranquillamente. Certo. Lascio tutti i link in descrizione. Ok Luca, e detto ciò, tanto io già lo so che mi chiederete poi le recensioni di tutti i pedali della Colombo Audio Electronics, ma a tempo debito verranno fatte. Quindi detto ciò ragazzi, vi invito a visitare il sito di Luca Colombo. Ditemi cosa ne pensate di questo pedale, se avete anche suggerimenti per Luca, se avete altre idee, quindi lasciate un commento qui su YouTube, diteci la vostra. Io ringrazio Luca nuovamente per le spiegazioni, per la disponibilità e per aver fatto una conversione che veramente è una figata. Grazie a te, anzi Marco mi permetto di fare i complimenti davanti a tutti i tuoi follower, hai fatto un lavoro eccezionale in questi anni, io probabilmente sono stato il primo o tra i primi a seguirti dall'inizio, veramente geniale e io stesso ne ho abusato anche un pochino, ho rubato tante cose dai tuoi tutorial, insomma il suo canale è veramente... Troppo buono, grazie. Quindi Luca, noi ci vediamo sicuramente prossimamente per nuove discussioni qui su YouTube. Quindi ti ringrazio ancora una volta e vabbè, noi ci vediamo a breve e con voi vi do appuntamento al prossimo vlog, alla prossima recensione, al prossimo video. Quindi ciao a tutti.